Ciao, sono Za e ti do il benvenuto sul mio canale. Oggi faremo del pane e dello yogurt fatti in casa, quindi parleremo di lievitazione naturale e di fermentazione. Io parto da un lievito madre, ricorda che questa ricetta la puoi fare comunque anche con il lievito normale. Io parto da un lievito madre che adesso sto nutrendo. La ricetta, se vuoi iniziare a fare il lievito madre, la trovi sul mio blog www.zaonlife.com. Su questo blog troverai tutti i link con le ricette stampabili. Sto rinfrescando il mio lievito con acqua e nuova farina. Io ce l'ho in doppia dose perché ne uso molto, lo uso per molte ricette, qui però voglio farti vedere qual è la consistenza che dovrai raggiungere. Ti ricordo che sul mio blog trovi la ricetta per fare un lievito madre partendo da zero. Ora ti faccio vedere invece una consistenza sbagliata, quindi troppo liquida. Così è veramente troppo liquido e quindi aggiungiamo un cucchiaio di farina. Puoi trovare molte ricette dove ci sono delle grammature precise e specifiche, ma ricordiamoci che quello del lievito madre è il metodo più antico per far lievitare il pane, dove le bilance non c'erano e si andava un pochino a occhio. Nella mia ricetta troverai comunque delle grammature più o meno specifiche. Puoi toccare il tuo lievito madre e non succede nulla. Il mio è sopravvissuto a moltissime dimenticanze. Per fare il pane io uso la planetaria perché per me è molto più comoda e più veloce. Sono comunque una mamma lavoratrice e non sempre ho il tempo di impastare, non ho sempre il tempo di stare in cucina quanto vorrei. Sono all'incirca comunque 350 grammi di farina bianca, 0 oppure farina 1, 100 grammi di lievito madre e 350 grammi di acqua. Aggiungiamo poi circa 15-20 grammi di sale e non aggiungo olio. Utilizzo un'impastatrice perché in meno tempo mi dà un'incordatura molto più veloce. Se vuoi impastare a mano, puoi farlo tranquillamente, considera che dovrai impastare per 15-20 minuti circa. Aiutiamo l'impastatrice a radunare tutta la farina e facciamo impastare per circa 10 minuti. Ho voluto fare questo video con passo passo per far capire che fare il pane in casa non è difficile e tantomeno è difficile creare un lievito madre e utilizzarlo per tutte le ricette. Io lo utilizzo oltre che per il pane anche per i biscotti, per le focacce, per i pancake, veramente tantissime ricette. Qui sto facendo il primo giro di piegature. Cosa sono le piegature? Sono 4 pieghe che devi fare, prendere praticamente l'impasto sul lato, lo riporti sopra il resto del panetto, giri di un quarto la ciotola e riparti a fare la piegatura, sollevi e lo porti dall'altro lato del panetto. In totale 4 piegature. Queste piegature si ripetono almeno 3 volte. Qui lo faccio rivedere. Prendo un lato, lo sollevo verso l'alto e lo lascio ricadere dall'altra parte del panetto. Di nuovo sollevo dopo aver girato di un quarto. Ogni volta il tuo panetto sarà sempre più elastico, ogni ciclo di piegature. Sollevo e lo lascio ricadere. L'ultima volta e poi copriamo circa un giro di piegature ogni mezz'ora per 3-4 volte. Oggi ha iniziato a piovere, quindi giornata ideale per accendere il forno. La seconda ricetta
ricetta che voglio farvi vedere è quella dello yogurt. È semplicissimo, basta un litro di latte pastorizzato intero e l'ultimo dei vasetti di yogurt che ho fatto. Se tu devi iniziare uno yogurt nuovo, prendi un litro di latte, quindi pastorizzato intero, e poi prendi uno yogurt naturale, non zuccherato, possibilmente intero. Il mio ha già una settimana di vita ma non c'è nessun problema. Allora, mettiamo lo yogurt dentro il litro di latte. C'è chi parla solo di 2 o 3 cucchiai. Io sinceramente preferisco metterlo tutto, mm, più che altro perché rischio di mangiare l'ultimo vasetto senza rendermene conto. L'unica cosa di cui devi preoccuparti è quello di miscelare bene lo yogurt all'interno del litro di latte. Noi mangiamo veramente tanto yogurt, infatti stavo pensando di comprare dei nuovi vasetti, ma 7 vasetti da yogurtiera specifici costano 20 euro. In un casalinghi ho trovato invece i vasetti della stessa misura, sempre con il tappo a vite, che costano 80 centesimi l'uno, i classici vasetti da marmellata. In questo modo potrò avere 2 cicli di yogurt e non rimanere mai senza. Riempiamo i nostri barattoli. Vediamo se riesco a farlo preciso, almeno in questo video. Di solito non azzecco mai le misure. Questa volta sì, ce l'ho fatta. Perfetto, a vasetto pieno lo mettiamo dentro la yogurtiera. Io utilizzo una yogurtiera, ho provato a farlo, un disastro, ho provato a farlo a mano in una pentola con le coperte, il risultato non era per niente soddisfacente, quindi ho investito in una yogurtiera che costa intorno ai 40-50 euro, non di più. Adesso considera che questa yogurtiera io l'ho comprata 10 anni fa. Mettiamo il coperchio, non vanno chiusi i barattoli ma vanno tenuti sopra. Chiudiamo il coperchio e impostiamo la yogurtiera per circa 9 ore, dopodiché la facciamo partire. Se vuoi provare a fare lo yogurt in casa, ti lascio nel link in descrizione una yogurtiera, non so se la troverò ancora come la mia, però ti lascio un link in descrizione di qualcosa di molto simile. I coperchi sono fatti appositamente per poter mettere la data e quindi non rischiare di mangiare uno yogurt è troppo vecchio. Qui finalmente è uscito il sole e torniamo al nostro pane. Il pane è raddoppiato nel suo volume, infariniamo molto bene il nostro piano di lavoro e poi rovesciamo il nostro pane. Fare il pane in casa è molto più semplice di quanto si crede. Anche io le prime volte quando avevo iniziato avevo sempre paura di sbagliare. Mi è successo che non mi lievitasse un impasto, che non andasse come doveva andare, ma nessun problema perché gli impasti a lievito naturale non si buttano mai via. Se un impasto non lievita, ma questo vale anche con il pane a lievito normale, non buttare mai via l'impasto, puoi fare delle piadine, delle mini focacce, puoi fare la base di una pizza, ma assolutamente il mio motto è non si spreca mai nulla. Prendiamo l'impasto, quindi lo apriamo in un rettangolo, facciamo delle pieghe, io qua ne ho fatte 4, ma puoi farne tranquillamente 3 e cerchiamo di formare una palla. Giriamo il nostro impasto e lo sigilliamo dando dei pizzicotti. In sostanza lo sigilliamo per chiuderlo e per non far perdere l'aria che si è creata con le pieghe. Lo rigiriamo nuovamente. Io ho un cestino da lievitazione che mi hanno regalato, ma se non ce l'hai
Andrà benissimo una ciotola con un asciugamano, un canovaccio, purché sia ben infarinato, possibilmente farina di riso oppure una farina pesante, tipo la farina, nel nostro caso in Italia, parliamo di farina 2, o comunque va bene anche una farina integrale. Non va bene la farina da pasticceria perché il pane si appiccicherebbe al telo. Dobbiamo chiuderlo nella plastica, io lo chiudo nei sacchetti della spesa perché sono molto grandi e riesco a tenere sollevata la parte alta in modo che l'impasto, una volta lievitato, non si appiccichi. Questo ora andrà in frigorifero tutta la notte. Ok, questa è una panoramica del mio pranzo, ho dovuto fare una cena molto veloce. Trovi comunque anche queste ricette stampabili sul mio blog www.zaolive.com. Trovi la ricetta del pane fatto con la macchinetta del pane e le varie insalate. Siamo al giorno dopo, il mio yogurt è pronto, come vedi è ben solido, basta girarlo con un cucchiaino perché diventi cremoso, lo richiudiamo con il suo coperchio e sono pronti ad essere messi in frigorifero almeno un paio di ore. La comodità della yogurtiera è che la dimentichi e ha una facilità di pulizia eccellente perché basta passare uno straccio e è veramente pronto. La colazione dei miei figli, la colazione estiva, utilizzando marmellata di fragole, pudding di chia che si ottiene con il latte vaccino oppure latte vegetale con i semi di chia, o poi della marmellata di pesche e il mio yogurt. Questa è la colazione di mia figlia, quindi yogurt, marmellata di pesche. Mettiamo poi il pudding di chia. Il pudding di chia, come dicevo, è latte più semi di chia lasciato riposare un 4-6 ore. Noi lo lasciamo riposare tutta la notte in frigorifero. E poi metto delle pesche tagliate fresche. Con queste colazioni riesco a far mangiare ai miei figli la frutta proprio all'inizio della giornata, riesco a dargli dei probiotici, uno yogurt veramente sano, il pudding di chia che è veramente fantastico. Questa invece è la colazione di mio figlio, un po' più golosa. Lui adora il muesli di frutta con cioccolato e anche qui poi aggiungiamo dello yogurt, della marmellata, questa volta è di fragole, e qualche fragola fresca sopra. Queste le ho fatte così belle per il video, però di solito faccio dei cubetti nelle fettine e li metto sopra. Ecco, questo è lo sprint di vitamine e probiotici che do ai miei figli la mattina. Come detto, siamo al giorno dopo, la mia pagnotta è pronta, il mio impasto è pronto per diventare una pagnotta e mettiamo della farina nella parte alta. Vi ricordo che la parte alta deve essere il fondo, quindi questo impasto va ribaltato su un foglio di carta pergamena, di carta forno, o se avete benissimo anche i tappetini di silicone. Spolvero di farina perché voglio fare una decorazione, per cui io ho un attrezzino apposta con una lametta, ma va benissimo la lametta da barba di tuo marito, è ottima. Qui chiedo scusa, ma mi sono dimenticata di accendere la videocamera. Ho fatto un taglio decorativo per ottenere delle foglie e poi il taglio fondamentale, che è quello più profondo, permette al pane di espandersi in modo che non si crepi e non sia brutto da vedere, insomma, diventa un po' più carino. Io lo cuocio in un forno olandese, quindi il forno olandese è già stato scaldato a 220 gradi nel forno tradizionale. Inserisco la pagnotta, attenzione perché questo è il momento in cui mi scotto tutte le volte. Aggiungo dell'acqua bollente, già bollente, perché sennò rischia di creparsi il fondo della pentola.
attenzione perché è veramente pericoloso nel momento in cui si butta l'acqua, questa a contatto con i 200 gradi ribolle. Chiudo il coperchio per intrappolare il vapore e vado in forno per 30 minuti a 220-230 gradi per sì, più o meno 30 minuti con il coperchio, dopodiché tolgo il coperchio e proseguo per altri 20 minuti. Quanto cuocere con il coperchio dipende molto da quanta crosta croccante desideri avere. Ecco, qui tolgo il coperchio e continuerò ancora un quarto d'ora. Mentre il pane cuoce ho deciso di fare una pausa caffè chiacchierando con mia figlia che sta facendo dei cookies. Sono molto orgogliosa di aver passato la passione della cucina a entrambi i miei figli. Tra l'altro mia figlia a fare cookies è bravissima, adesso ve li faccio vedere. Sono molto buoni, non estremamente dolci e hanno proprio la classica forma dei cookie americani. A me così non escono. Quindi i cookie sono una cosa sua. E, visto che è invitata a un compleanno, le hanno chiesto di contribuire, ognuno deve contribuire a modo suo e lei ha deciso appunto di fare questi cookie, però vedo che ha un po' esagerato con le gocce di cioccolato. Sì, decisamente ne ha messe molte. Vabbè, saranno più golosi. Se sei interessato alla ricetta dei cookie, scrivimi nei commenti la parola cookie che farò fare la ricetta a mia figlia nel prossimo video. Il nostro pane è pronto. Il pane cotto nel forno olandese deve essere lasciato raffreddare almeno un paio di ore perché il vapore all'interno continua a farlo cuocere. Il taglio laterale ha fatto il suo dovere, ha lasciato espandere il pane, io lo lascio raffreddare e adesso che è una nuova giornata di sole ho intenzione di prendermi cura del mio giardino. Questi, se li hai visti 2 video fa, erano le piante dei miei piselli che ho appena preso e questo è il basilico. Per la volta prossima, per il prossimo video, faremo il pesto. Grazie di essere stato con me e ti auguro una buona settimana.